Buongiorno amici, eccoci alla terza lezione dell'argomento scoperte ed esplorazioni geografiche. Abbiamo qui la nostra bellissima Sofì che non mi vuole mai fare compagnia durante le video lezioni perché si stanca, se ne vuole andare. Comunque lei ci dà il suo buon augurio, vero? Perché lei è una gatta portafortuna, è la mia mascotte, saluta con la zampina i nostri videoascoltatori. Ecco che brava. Ora la lasciamo andare, ecco. Un bel saltello per Sofia. Allora, oggi ci occupiamo, dopo Cristoforo Colombo, torniamo a occuparci dei portoghesi, delle navigazioni portoghesi e anche della creazione dell'impero coloniale portoghese, il primo vero e proprio impero coloniale europeo. Vi ricordate, abbiamo visto che nel 1488, abbiamo detto più volte, Bartolomeo Diaz aveva dimostrato che l'Africa finalmente ad un certo punto terminava l'Africa e lui si trovò anche a navigare sulla costa orientale dell'Africa, dimostrando che l'Africa risaliva dall'altra parte dell'Oceano Indiano. Più di poche decine di chilometri Diaz, ve lo ricordate, ve l'ho detto, non poté fare perché le sue navi erano fortemente danneggiate dalla tempesta, se ne torna indietro nel 1488, però così il Portogallo capisce che si può aprire questa strada, cioè la circumnavigazione dell'Africa, il passare intorno all'Africa per arrivare nelle cosiddette Indie, cioè nell'Asia orientale. Che cosa succede? Che in realtà poi passano molti anni dal 1488 al 1497, quindi ben 11 anni, prima che parta un'ulteriore spedizione che completi ciò che Diaz aveva appena iniziato, cioè che circumnavighi l'Africa per arrivare poi effettivamente nelle Indie. A capo di questa spedizione ci sarà Vasco da Gama, altro grande, famoso navigatore portoghese. Ma perché erano passati 11 anni? Evidentemente non si trattava soltanto di organizzare una spedizione, di mettere su le navi, trovare i marinai, quello ovviamente era anche facile, bisognava capire che cosa fare. Una volta entrati nell'Oceano Indiano, un territorio completamente sconosciuto, cosa avrebbero dovuto fare i portoghesi? I portoghesi volevano arrivare lì, attenzione, non tanto per sottomettere territorio o popoli, quanto per arricchirsi portando pepe e spezie in Europa, perché pepe e spezie arrivano dall'Oceano Indiano, vengono portate in Europa dagli arabi o da altri, i portoghesi non lo sanno neanche con certezza, attraverso il Mar Rosso oppure attraverso il Golfo Persico, no? Si continua in entrambi i casi per via di terra, non c'era il canale di Suez, si arriva in Egitto, in Siria, al Mediterraneo orientale, dove poi questi mercanti arabi vendono pepe e spezie e soprattutto ai veneziani che poi le rivendono in tutta Europa. Quindi, però i portoghesi non sapevano minimamente che cosa avrebbero trovato. Anche nell'Oceano Indiano i mercanti erano arabi oppure no, o erano arabi soltanto i mercanti che facevano l'ultimo tratto, ripeto, all'interno qui lo vedete del Golfo Persico oppure qui nel Mar Rosso. Quindi che cosa succede? I re portoghesi, la loro organizzazione, prima di partire con una spedizione così ambiziosa, cercano di ottenere informazioni, mandano ambasciatori un po' dappertutto. Un ambasciatore portoghese arrivò in Cina, un ambasciatore portoghese, un altro arrivò in India, fornendo delle importanti informazioni su quello che vi era nell'oceano Indiano. Pensate che i portoghesi presero contatto, attenzione, il Portogallo è qui ovviamente, presero contatto anche, pensate, con il regno di Etiopia, ovviamente la parte orientale dell'Africa, il regno di Etiopia, che attenzione era un regno cristiano, era l'unico regno cristiano dell'Africa, un regno cristiano copto. I portoghesi si illusero di poter collaborare con il regno di Etiopia per poter addirittura fare una crociata o conquistare l'Oceano Indiano, muovere insieme contro
i grandi regni, le grandi entità politiche dell'Oceano Indiano. Ovviamente si trattava di un sogno, di una cosa assolutamente irrealizzabile e comunque i portoghesi ci speravano. I portoghesi non sapevano affatto che cosa avrebbero trovato nell'Oceano Indiano, anche a livello di religione. Potevano aspettarsi, immaginare, ipotizzare, sperare che come l'Etiopia era cristiana, vi fossero anche dei regni cristiani in Asia. Ricordate che abbiamo parlato del mitico regno del prete Gianni quando abbiamo parlato dei mongoli, l'idea che esisteva da secoli che all'interno dell'India vi fosse un grande regno cristiano di questo prete Gianni, quindi non sapevano granché. Poi è anche vero, forse qualcuno di voi l'ha pensato, che Colombo scopre l'America nel 1492, quindi è vero che i portoghesi restano un po' depressi, un po' perplessi, perché iniziano a pensare che forse, così sembrerebbe nel 1492, la strada migliore per arrivare nelle Indie, quella più rapida, quella più conveniente, sia quella di Colombo, la circumnavigazione del globo. Però attenzione, noi abbiamo già visto che ben presto, già durante il secondo viaggio di Colombo, dopo il secondo viaggio di Colombo nel 1494, molti, non Colombo che continuò ostinatamente a pensare di essere arrivato in Asia, molti stavano iniziando a capire che quello che era stato scoperto da Colombo era un altro continente che si interponeva tra Europa e Asia, e quindi i castigliani, gli spagnoli non erano veramente arrivati in Asia. Ovviamente questa disillusione da parte degli spagnoli invece riacutizza il desiderio dei portoghesi di continuare lungo la loro strada, perché a un certo punto capirono che quello di Colombo era un bluff, non era arrivato in Asia, e quindi i portoghesi si confermarono nell'idea che la loro era l'unica strada, circumnavigando l'Africa, che potesse arrivare nelle Indie. In ogni caso, per vari motivi, la successiva spedizione tarda e comunque parte nel 1497, tornerà nel 1498 Vasco da Gama con 4 navi. Attenzione, non erano neanche tantissime le navi, 4 navi e 170 uomini. Che cosa fa Vasco da Gama? Arriva senza tanti problemi al capo di Buona Speranza, d'accordo? Arriva qua al capo di Buona Speranza, poi che fa? Attenzione, risale l'Africa, vedete, risale la costa orientale dell'Africa, perché l'Africa ovviamente piega verso nord-est, si trova nell'Oceano Indiano. Arriva a Malindi nell'attuale Kenya, attenzione qui, lo vedete, Malindi nell'attuale Kenya, e utilizzando dei piloti arabi che lui assolda, mentre fino adesso, capite, ha navigato sotto costa, attenzione, da Malindi in Kenya lui praticamente spicca il volo in mare aperto e arriva in India, capite? Malindi Kenya, arriva a Calicut, un punto sulla costa sud-ovest, sud-occidentale dell'India, quindi utilizzando dei venti molto regolari, i monsoni dell'Oceano Indiano, lui, attenzione, da Malindi, vedete, taglia, va in mare aperto lungo l'Oceano Indiano, arriva nel sud-ovest dell'India, qua spero che lo visualizzate, a Calicut. Attenzione, Calicut era il più grande emporio di pepe spezie, e non solo di pepe spezie, di tutta l'India, di tutta la regione. Non dovete confondere Calicut, che sta qua, con Calcutta, che invece sta qua e non c'entra assolutamente niente, perché Calcutta ovviamente è una città che sta dall'altra parte dell'India, proprio a nord-est dell'India, mentre c'è Calicut sta a sud-ovest, sono due città differenti, ok? Calicut è un emporio immenso, i portoghesi veramente restano strabiliati. Calicut è un emporio che come volume di merci superava
tutti i porti europei messi insieme, d'accordo? Assommati insieme. Cosa succede? Ovviamente Vasco da Gama vuole Pepe Spezie, vuole tornare indietro per dimostrare che quella strada è fattibile per poter commerciare Pepe Spezie dall'Oceano Indiano fino all'Europa. E il punto è che lui ritorna nel 99 dopo un viaggio molto difficile di ben 27 mesi con una sola nave, mentre le altre 3 navi sono distrutte, la maggior parte dei suoi marinai sono morti per vari motivi, per malattie eccetera, sono morti anche per una malattia sconosciuta fino allora ai naviganti, ovvero lo scorbuto. Lo scorbuto è una malattia a cui presto ci si abituerà. Era sconosciuta perché lo scorbuto è una malattia terribile che attacca i navigatori, che si manifesta tra i marinai quando non viene mangiato cibo fresco. Quando non viene mangiato cibo fresco? Quando si fanno dei viaggi senza possibilità di scalo, come fu soprattutto il viaggio di ritorno di Vasco da Gama, e fu un viaggio molto molto travagliato, d'accordo? Molto travagliato, trovò tempeste, così non fu facile tornare, ci impiega 27 mesi, moltissimi. In seguito, forse lo sapete, i marinai capirono che per combattere lo scorbuto era importante succhiare dei limoni, quindi moltissime casse di limone venivano sempre caricate sulle navi durante le spedizioni, perché lo scorbuto essenzialmente insorge quando manca la vitamina C. Ovviamente all'epoca non si sapeva minimamente cosa fosse la vitamina C, che si trova fortemente negli agrumi, però empiricamente si scoprì che succhiando dei limoni lo scorbuto si poteva non prendere e insorgeva in forma meno grave, e quindi c'è anche questa terribile malattia. Vasco da Gama torna e insomma qualcuno inizia a dire di nuovo che forse la strada di Colombo verso occidente è migliore, perché certo Vasco da Gama ha dimostrato che si può arrivare circumnavigando l'Africa e in India, fare un carico di pepe spezie e tornare indietro in Portogallo. Infatti Vasco da Gama torna con l'unica nave senz'altro piena di pepe e spezie, però il viaggio è difficilissimo, era durato 27 mesi, in seguito si riuscirà a ridurre la durata del viaggio a 18 mesi, ma è comunque una strada difficile. Ci sono molte tempeste, è lungo, il viaggio è molto lungo. Inoltre, sin dal primo viaggio di Vasco da Gama, tutti in Portogallo e non solo capiscono che questa strada è difficile, anche perché l'ambiente in cui Vasco da Gama e i suoi marinai si sono trovati nell'Oceano Indiano è un ambiente ostile. Vasco da Gama, navigando nell'Oceano Indiano, ha una conferma certa che le reti del commercio di pepe e spezie nell'Oceano Indiano, tra i paesi dell'Oceano Indiano e dall'Oceano Indiano verso l'Europa, come vi ho detto prima, attraverso il Golfo Persico e il Mar Rosso fino al Mediterraneo orientale, erano gestite queste rotte di pepe e spezie quasi esclusivamente da mercanti arabi. Vi erano anche mercanti indiani, vi erano anche mercanti cinesi, pochi, ma quasi tutti erano mercanti arabi, musulmani, che non gradivano lì la presenza dei cristiani, dei portoghesi. A Calicut c'era un sovrano induista, qui a Calicut, che aveva trattato un po' male Vasco da Gama. Per loro i cristiani erano dei selvaggi arrivati da un posto povero. Per il sovrano induista di Calicut i portoghesi portavano merci di scarso valore che a lui non interessavano. Perché avrebbe dovuto dare ai portoghesi pepe e spezie? In cambio di che cosa? E infatti se le fece pagare a prezzo carissimo.
Vasco da Gama e i suoi marinai scoprono con sconcerto che cristiani non ce ne sono quasi per niente lì sulla costa dell'Africa orientale, sono tutte popolazioni musulmane. In India sono musulmani oppure induisti. E allora d'accordo, i cristiani conoscevano già, i musulmani sapevano che erano, conoscevano la religione islamica ovviamente, ma degli induisti non sapevano niente. Noi abbiamo delle lettere, dei resoconti abbastanza anche ingenui nel loro stile, in cui marinai portoghesi entrano nei templi induisti pensando che siano cristiani, cioè loro non possono accettare che la religione cristiana in queste civiltà con milioni e milioni di persone come l'India non sia per niente rappresentata. Allora, entrano in questi templi induisti, no? C'è la dea Kali, ci sono queste strane divinità con 8 braccia, strane divinità a forma di animale, loro iniziano a pensare, però a forma di animali pensano che siano delle metafore per indicare Gesù Cristo, la Madonna, i santi, eccetera. A un certo punto capiscono che invece si tratta della religione indù, che non ha proprio nulla, assolutamente nulla a che fare col cristianesimo, non è neppure una religione monoteistica come l'Islam, e quindi ci restano molto male. Il mito del prete Gianni è evidentemente una leggenda, loro non trovano nessun regno cristiano, non trovano cristiani nell'Oceano Indiano, e questo è anche un elemento di forte delusione e di forte preoccupazione. Ad ogni modo, i portoghesi insistono, parte una nuova spedizione, questa volta De Gama si riposa nel 1500, poco dopo il suo ritorno nel 1499, parte Cabral. Non naviga sotto costa, ricordate che abbiamo parlato in una lezione precedente dei 20 Alisei, si trattava qui, siccome gli Alisei meridionali, ve li ricordate? Soffiavano in direzione sud-est-nord-ovest, bisognava superarli, saltarli, facendo, ve lo ricordate, un giro largo nell'Oceano Indiano e poi più a sud tornare indietro, cioè fare così lungo la costa dell'Africa, vai sotto costa finché gli alisei sono favorevoli, poi quando trovi quelli contrari ti inoltri coraggiosamente nell'Oceano Atlantico, superi gli Alisei e torni indietro. Vi ricordate che si faceva così? Allora Cabral questo giro largo lo fa un po' troppo largo e finisce in Brasile, d'accordo? 1500 i portoghesi scoprono il Brasile, quindi capite, il Brasile viene scoperto che è un territorio molto molto più meridionale rispetto a tutti i posti che erano stati toccati nei 4 viaggi di Cristoforo Colombo. Il Brasile viene scoperto del tutto casualmente, viene scoperto perché semplicemente Cabral stava facendo il giro largo nell'Atlantico per bypassare gli Alisei e si trova casualmente qui sulla punta del Brasile. Attenzione, ricordate che io ho già detto che nel trattato di Tordesillas la linea, la Raja passava qui, quindi la costa del Brasile, una parte del Brasile, la costa dove finisce Cabral, era a est della linea. Nessuno l'avrebbe pensato, perché vi ho già detto che quando fu tracciata la Raia si pensava che tutti i territori che Colombo stesse scoprendo fossero a ovest della Raia e quindi, ricordate, tutto ciò che era a ovest apparteneva agli spagnoli. Nessuno poteva pensare che il continente scoperto da Colombo, vedete, più a sud si prolungasse molto verso est. E quindi, vedete, il Brasile, una parte, la costa, la punta del Brasile, è a est della linea di Tordesillas e quindi tutto ciò che è a est appartiene al Portogallo, e quindi il Portogallo rivendica e occupa il Brasile, anche perché ci è sbarcato per primo. E così sarà, il Brasile viene chiamato così da una specie di alga terrosa che è una pianta particolare del Brasile che appunto i nativi chiamavano Brasil. E quindi succederà che i portoghesi, come sapete, colonizzeranno il Brasile e i portoghesi avranno un unico territorio tra le loro colonie in America, e sarà proprio il Brasile che per moltissimo tempo, per almeno 2 secoli, sarà popolato solo sulla costa, diciamo così, solo sulla costa, mentre invece la Spagna, come sapete, si prenderà
tutti gli altri territori dell'America centrale e meridionale, dal Messico al Guatemala, al Venezuela, Colombia, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, sono tutti spagnoli, l'unica eccezione è il Brasile. Sapete che adesso in Brasile si parla portoghese, mentre in Messico, in Argentina, in Uruguay, in tutti gli altri paesi del centro Sud America si parla spagnolo. Quindi attenzione, questa scoperta del Brasile è una cosa fortunata. Poi Cabral ovviamente continua, ok, utilizzando il Brasile come scalo, arriva anche lui a Calicut. Questo favorisce il viaggio verso le Indie, perché forse avete già capito, il Portogallo cominciò a usare il Brasile come scalo. Le navi portoghesi arrivano in Brasile, si rifucillano e poi ripartono verso il Sudafrica. Quindi fanno questo itinerario triangolare e quindi il viaggio, almeno fino al Sudafrica, diventa molto molto più facile utilizzando il Brasile come scalo. Cabral quindi arriva anche lui a Calicut, il sovrano, induista di Calicut lo tratta male, come aveva trattato Vasco da Gama. Il sultano non è interessato alle merci portoghesi, non gli vuole vendere a Cabral pepe e spezie. Cabral torna indietro. Abbiamo visto che la situazione, l'accoglienza dei portoghesi in India è ostile. A questo punto il re del Portogallo inizia a pensare di non organizzare più solo delle spedizioni commerciali per acquistare pepe e spezie, ma delle vere e proprie spedizioni militari per cannoneggiare, per sottomettere questi sovrani e quindi per prendersi pepe e spezie a basso costo attraverso delle vere e proprie guerre. Quindi riparte di nuovo Vasco da Gama nel 1502. Vasco da Gama parte questa volta con ben 15 velieri armati, che quindi avevano i cannoni a bordo, erano delle cannoniere, e ben 800 soldati. E così Vasco da Gama, per il suo secondo viaggio, per la seconda volta arriva a Calicut. E allora tu, sovrano indù di Calicut, non vuoi vendermi pepe e spezie e io ti prendo a cannonate. Vasco da Gama cannoneggia la città di Calicut provocando gravissime distruzioni. Il sovrano di Calicut si piega e concede a Vasco da Gama pepe e spezie ad un prezzo bassissimo, e quindi i portoghesi capiscono che possono guadagnare enormemente. Questo pepe e spezie viene rivenduto in tutta Europa con grandissimi vantaggi, e possono quindi utilizzare l'opzione militare. Già a partire dal rientro di Cabral nel 1501, vedete, Da Gama, secondo viaggio 1502, i portoghesi fanno partire una flotta da guerra ogni anno, ripeto, a partire dal 1502. Si tratta di un'operazione ambiziosa, quella di sconfiggere e soppiantare le reti di traffico arabe nell'Oceano Indiano. I portoghesi vogliono sostituire gli arabi nell'Oceano Indiano, perlomeno sostituirli per quanto riguarda il commercio dei pepe e spezie dall'Asia fino all'Europa. Fare questo non è facile per un piccolo paese come i portoghesi. I portoghesi erano un piccolo paese, erano pochi rispetto ai decine di milioni di indiani e così via, però combattevano accanitamente, avevano una supremazia militare, e quindi iniziano a pensare di conquistare il dominio del mercato delle spezie nell'Oceano Indiano. Per esempio, nella battaglia che abbiamo visto di Calicut, non potevano difendersi gli abitanti di Calicut, il sovrano indù di Calicut, perché non è
che gli indiani non conoscessero i cannoni, attenzione, ma non conoscevano le cannoniere, non avevano le navi con i cannoni. Per questo i portoghesi erano imbattibili. I portoghesi sanno che non possono conquistare l'entroterra, conquistare davvero dei territori, possono conquistare soltanto pochi punti. Questa sarà la caratteristica fondamentale, lo dovete capire, lo dovete ricordare, dell'impero coloniale portoghese. L'impero coloniale portoghese sarà un impero coloniale leggero, tra virgolette leggero, cioè i portoghesi occuperanno, fate molta attenzione, sempre pochi punti sulla costa, delle fortezze che spesso occupano senza dover combattere. Nel caso di Calicut e di altri casi che vedremo combattono, ma in altri casi no, si mettono semplicemente d'accordo con le autorità locali. Quindi per esempio hanno la base a Mozambico e poi una a Malindi. Allora da Mozambico per mare saltano a Malindi, poi saltano in Somalia e poi così via, capite? Magari da Calicut vanno a Colombo, la base che loro fondano in Sri Lanka, d'accordo, e Ceylon, che poi i portoghesi chiameranno Colombo e così via, capite? Saltano da un porto all'altro, da una fortezza all'altra in una rete marittima, senza occupare i territori, senza, tranne in alcuni casi, sottomettere le popolazioni locali, perché il loro è un colonialismo leggero, loro non vogliono conquistare, dominare, occupare il territorio, loro vogliono soltanto arricchirsi portando le pepe e spezie dall'Oceano Indiano in Europa. Così fanno. Nel 1505 partono molte flotte militari, nel 1505 ne parte una particolarmente importante agli ordini di uno dei due uomini, dei due ammiragli che di fatto costruisce l'impero portoghese. 1505 parte da Lisbona la flotta di Francisco de Almeida. Sarà uno dei due, il secondo lo vediamo dopo, costruttore dell'impero coloniale portoghese. Sono 22 navi con 1500 uomini, un vero e proprio esercito, d'accordo? Si tratta di pianificare una vera e propria guerra. Cosa succede? Succede che abbiamo visto che gli indiani non sono in grado di combattere con i portoghesi, però hanno degli alleati di fede, cioè degli alleati anche loro musulmani. Ovviamente in realtà il sovrano, abbiamo visto, di Calicut era indù, ma molti altri indiani erano musulmani. Inoltre non stiamo parlando solo degli indiani, stiamo parlando dei mercanti arabi in tutto l'Oceano Indiano. I mercanti arabi si alleano con una dinastia musulmana di cui abbiamo già parlato in altre lezioni, la dinastia dei Mamelucchi. Vi ricordate? I Mamelucchi possiedono la Siria e l'Egitto. I Mamelucchi mandano le loro navi nell'Oceano Indiano per combattere contro i portoghesi. Quindi si scatena nell'Oceano Indiano una guerra tra la flotta portoghese di Francisco de Almeida e altre flotte portoghesi e le navi da guerra dei Mamelucchi, i quali le cannoniere le avevano, e come era una dinastia molto potente. I Mamelucchi quindi dalla Siria e dall'Egitto vanno nell'Oceano Indiano per aiutare i mercanti arabi. Erano anche interessati personalmente alla faccenda, perché come abbiamo già detto, ve lo ricordate, i Mamelucchi in Siria e in Egitto erano proprio il terminale delle navi arabe che poi proseguivano però poi con delle carovane a piedi, che abbiamo già detto, le navi arabe attraverso il Mar Rosso oppure il Golfo Persico portavano pepe e spezie nel Mediterraneo orientale. Dove lo portavano pepe e spezie? Ad Alessandria d'Egitto, a Damasco, d'accordo, a Beirut, cioè nei posti della Siria e dell'Egitto controllati dai Mamelucchi.
come succedeva nel Medioevo, la Siria in realtà comprendeva anche l'attuale Israele, Palestina e l'attuale Libano, d'accordo? Era un po' tutta la costa qui sulla parte orientale del Mediterraneo. Quindi ovviamente aveva un interesse personale, economico, i Mamelucchi, perché se i portoghesi fossero impossessati del traffico di pepe spezie, poi pepe spezie non sarebbero più arrivate, capite? Nel Mediterraneo orientale dai Mamelucchi, avrebbero preso con i portoghesi la strada della circumnavigazione dell'Africa per entrare poi in Portogallo e poi in tutta Europa. I portoghesi comunque vincono, Francisco de Almeida vince, sconfigge i Mamelucchi. La battaglia decisiva si svolge nelle acque di fronte a una città indiana di Diu, d'accordo? Diu dove si trova? Calicut si trova, diciamo, a sud-ovest dell'India, Diu si trova più sopra, a nord-ovest dell'India. Qui, di fronte alla città di Diu, viene sbaragliata la flotta dei Mamelucchi. 1509 è la battaglia di Diu, Francisco de Almeida vince. Francisco de Almeida viene dichiarato viceré ed è forse la prima volta nella storia in cui un titolo reale viene attribuito a qualcuno al di fuori dell'Europa, però non ha ancora il suo vicereame, il suo territorio. Quindi si dice che il primo territorio coloniale proprio fuori dall'Europa, governato da un viceré, sia stato quello del viceré successivo che per ordine del re del Portogallo prende il posto di Francisco de Almeida. Nel 1509 Francisco de Almeida si deve ritirare, il nuovo viceré del Portogallo nelle Indie è Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque è il secondo uomo che costruisce, anzi completa la costruzione, rendendola più vasta, dell'impero coloniale portoghese. Quindi sono due persone che hanno fatto l'impero coloniale portoghese, prima Francisco de Almeida e poi Alfonso de Albuquerque. Riprendendo l'opera di Almeida, Albuquerque distrugge anche la flotta di un altro principato indiano molto importante, quello di Goa, dove c'era un signore molto importante, e Goa si trova qui, diciamo, a metà strada tra Calicut, che si trova più a sud, e Diu, che si trova più a nord. Qui si trova Goa, d'accordo? Diciamo nella parte centrale della costa occidentale dell'India. Quindi c'è anche la vittoria e l'occupazione di Goa, l'occupazione di Diu, l'occupazione di Calicut. Vedete, queste sono le fortezze, i porti, i possedimenti che i portoghesi conquistano con le armi, ma vi ho detto che molti altri possedimenti i portoghesi in realtà li occuparono senza bisogno di combattersi, mettendosi d'accordo con i sovrani locali. Comunque, insomma, i Mamelucchi sono sconfitti, sono schiacciati. Allora, attenzione, i portoghesi devono arrivare alle fonti di produzione del pepe e delle spezie. Le spezie quali erano? Le 3, le 4 principali erano i chiodi di garofano, la cannella, la noce moscata. I portoghesi hanno delle informazioni precise. Le spezie si producono prima di tutto in una regione interna all'India, all'interno dell'India, che si chiama Malabar. Ai portoghesi sembra impossibile arrivare all'interno dell'India nel Malabar, ma le spezie si producono, attenzione, anche in Sri Lanka, Ceylon, quello che i portoghesi chiamano Colombo, e che infatti i portoghesi occupano, abbiamo visto l'impero coloniale leggero, occupano una fortezza, un porto sulla costa, il porto di Colombo. Ma attenzione, le spezie si producono anche in grande quantità in Indonesia, quindi in un territorio ancora
ancora più lontano, ancora più a est dell'India, d'accordo? Sapete dove si producevano le spezie? Non tanto nelle grandi isole dell'Indonesia come Sumatra, Giava o Borneo, quanto in isole o arcipelaghi più piccoli. Se voi vedete qui c'è l'arcipelago di Celebes, vedete? L'arcipelago di Celebes, c'è questa grande isola che sembra una mano nel mare e altre piccole isolette, quindi l'arcipelago di Celebes qui. A est di Celebes ci sono le isole Molucche, d'accordo? A sud di Celebes ci sono le isole della Sonda, le isole della piccola Sonda, come Flores, come Sumba, come Bali, ok? E poi attenzione, a est anche delle Molucche ci sono le isolette di Banda, d'accordo? Quindi Celebes, Sonda, Molucche, Banda, ok? Sono questi arcipelaghi di isolette nella parte orientale dell'Indonesia dove si producono tantissime spezie. I portoghesi arrivano lì e anche qui combattono e l'ottimo Albuquerque, che non perde mai una battaglia, nel 1511 occupa Malacca, il punto più importante nell'Indonesia, l'emporio più grande delle spezie in Indonesia. Sapete dove si trova Malacca? Vediamo se riesco, se riuscite a vederlo. Si trova qui nell'ultima propagine del sud-est asiatico, di fronte all'isola di Sumatra. Capite? Malacca si trova qui nel sud-est asiatico, c'è l'ultima propagine della Thailandia, che però oggi appartiene alla Malesia, di fronte a Sumatra. C'è uno stretto. Allora, prima di tutto, conquistando Malacca si conquista il più grande emporio di spezie in Indonesia, guardate qui, e inoltre Malacca controlla questo stretto, vedete lo stretto di Malacca, di fronte all'isola di Sumatra. Quindi conquistando Malacca i portoghesi controllano lo stretto fondamentale per uscire dall'Indonesia. Vedete qui, state vedendo, uscire dall'Indonesia a sud era molto pericoloso, era in mare aperto, c'erano le tempeste. Invece controllando questo stretto, vedete lo stretto di Malacca, conquistato nel 1511 da Albuquerque, i portoghesi possono uscire dall'Indonesia lungo l'unico canale, l'unico stretto che li porta poi velocemente in India. Quindi in qualche modo, capite, non solo conquistano Malacca e iniziano a installarsi poi anche nelle Molucche, a Celebes, nella Sonda, cioè arrivano a conquistare le fonti delle spezie, ma impediscono anche agli altri di entrare e uscire dallo stretto, che è fondamentale per arrivare in queste isolette dove ci sono le fonti delle spezie. In realtà i portoghesi non hanno solo bisogno, ci sono riusciti rapidamente, velocissimamente, di arrivare alle fonti o agli empori delle spezie dell'Oceano Indiano, si caricano le spezie e le portano, circumnavigando l'Africa nel senso opposto, nel viaggio di ritorno, le portano in Europa e guadagneranno un sacco di soldi. Loro hanno anche bisogno, fate molta attenzione, come vi ho detto prima, di bloccare l'altra via che porta le spezie in Europa, cioè quella degli arabi. Cioè i portoghesi non si accontentano, capite, di portare anche loro dall'Oceano Indiano, dall'Indonesia, dall'India, da Ceylon, pepe e spezie in Europa. Vogliono essere gli unici a farlo, cioè avere il monopolio e quindi impedire ai mercanti arabi di farlo. Per fare questo bisogna chiudere il Mar Rosso e chiudere il Golfo Persico per impedire, l'abbiamo detto più volte, alle navi arabe di passare per questi due stretti. Non è una cosa facile per i portoghesi, però inizialmente sempre Albuquerque ci riesce. Nel 1515, pensate, Albuquerque riesce a conquistare Hormuz. Fate attenzione, Hormuz è la porta
qui, non so se lo vedete, Hormuz qui è in Iran, ok? Controlla lo stretto di ingresso, è in Iran di fronte alla penisola arabica, controlla lo stretto di ingresso del Golfo Persico, quindi conquistando Hormuz, i portoghesi chiudono il Golfo Persico e impediscono alle navi arabe di entrare. Devono fare la stessa cosa anche per chiudere il Mar Rosso, ma attenzione, i portoghesi non ci riusciranno mai completamente. Aden bisogna conquistare, lo vedete qui, Aden è la porta del Mar Rosso, ma in realtà Albuquerque non riuscirà mai a conquistare Aden. Nel 1513 abbiamo il primo tentativo fallito di conquistare Aden e poi ci saranno anche altri tentativi falliti. Quindi che cosa succede? Succede che i portoghesi devono accontentarsi, non avendo Aden, della piccola isoletta di Socotra che si trova proprio all'imbocco del Mar Rosso. Questo però è un intoppo nell'organizzazione dell'impero coloniale portoghese. I portoghesi non riusciranno mai, ripeto mai, a chiudere il Mar Rosso, quindi avranno il monopolio di pepe e spezie dall'oceano Indiano in Europa, ma un monopolio che non sarà un monopolio al 100%, perché comunque gli arabi continueranno a passare dal Mar Rosso e in ogni caso i portoghesi, se riusciranno a chiudere il Mar Rosso, riusciranno a farlo soltanto per pochi anni. Vedete la prodigiosa costituzione, forse voi non lo sapevate, avevate sentito soltanto i Diaz de Gama che passano, circumnavigano l'Africa, invece qui abbiamo una vera costruzione di un vero e proprio impero coloniale, il primo impero coloniale del mondo da parte di una potenza europea che viene fuori dal Medioevo in un territorio extraeuropeo. Albuquerque è il primo della storia d'Europa a essere viceré di un territorio amministrato da una potenza europea, di un territorio, di un impero coloniale al di fuori dell'Europa. Ben presto ci saranno tanti altri vicereami, quelli della Spagna, nell'America Latina, lo vedremo, però i portoghesi arrivano prima, l'impero coloniale portoghese si costituisce prima di quello della Spagna. Vi faccio notare qualche corollario, qualche altra cosa che si può dire in proposito. L'impero coloniale portoghese, abbiamo visto, è un impero coloniale leggero, loro controllano solo alcuni porti, alcune fortezze sulla costa, però abbiamo visto che in molti casi li dominano anche proprio militarmente, però non schiavizzano la popolazione, non dominano l'entroterra, sono consapevoli di essere un piccolo stato con una popolazione con delle risorse limitate. Se voi leggete, c'è rimasto il carteggio tra l'ennesimo re portoghese Manuel oppure Manuel I, perché tutte queste cose che vi ho detto, concentrate in pochi anni in cui si costituisce l'impero coloniale portoghese, avvengono sotto il regno di Manuel I. Se leggete le lettere tra il re portoghese Manuel e Francisco de Almeida, scambiate, scritte da entrambi, si dice proprio che bisogna occupare soltanto pochi punti sulla costa, non cercare di evitare il più possibile le guerre con le popolazioni locali, ma di accordarsi il più possibile con i sovrani locali. Quindi c'è una precisa coscienza da parte del Portogallo in questo. Il fatto che il Portogallo conquisti quasi il monopolio di pepe e spezie, che all'epoca erano ricercatissime da tutti, costavano tantissimo, il Portogallo guadagna moltissimo, causa, attenzione, anche il declino di Egitto e di Siria, perché come abbiamo visto pepe e spezie non arrivano più attraverso, e se non in piccola parte, non arrivano più attraverso il Golfo Persico o il Mar Rosso in Siria ed Egitto, arrivano, li portano i portoghesi con la circumnavigazione dell'Africa. Quindi Siria ed Egitto subiscono per questo motivo una dura crisi economica e forse non è un caso che proprio dopo queste azioni dei portoghesi, poco dopo il 1520,
E i Mamelucchi in Siria ed Egitto, dopo secoli di dominio, erano molto forti, vengono sconfitti dagli ottomani, come sapete nelle altri cicli di video lezione abbiamo detto, vengono conquistati dal sultano Selim, sultano di Istanbul dell'impero ottomano, che rende i Mamelucchi, dopo secoli di dominio, i Mamelucchi vengono resi invece stato vassallo degli ottomani. Ma non solo. Questo che fanno i portoghesi, che bloccano questa via di pepe e spezie verso il Mediterraneo orientale intorno al 1500, sarà anche causa di una grave crisi di Venezia, perché abbiamo già detto che la Repubblica Serenissima di Venezia era quella che acquistava dai mercanti arabi e dai mamelucchi pepe e spezie arrivate dall'Oceano Indiano nei porti di Alessandria d'Egitto, di Damasco e di Beirut. Venezia non ha più niente da acquistare, Venezia va in crisi intorno al 1500, guarda caso, proprio negli stessi anni, fine 400, inizio 500, in cui, come abbiamo detto nelle lezioni sull'impero ottomano, in altri cicli di video lezione, Venezia inizia a essere sconfitta ripetutamente, umiliata nell'Adriatico e nel Mediterraneo orientale dall'impero ottomano, che sottrae moltissimi possedimenti a Venezia. Quindi inizia intorno al 1500 il declino politico ed economico di Venezia, che ripeto è dovuto anche al fatto che le merci dall'Oriente non arrivano più nel Mediterraneo orientale, dove Venezia in regime di monopolio le comprava e poi le smerciava. Le rotte atlantiche iniziano a essere molto molto più importanti rispetto al Mediterraneo orientale. Venezia non se n'era accorta in tempo. Venezia era forse l'unico stato italiano che poteva partecipare a queste imprese, a queste scoperte, a queste esplorazioni, a queste colonizzazioni. Non volle farlo all'inizio, ai primi viaggi dei portoghesi lungo le coste dell'Africa occidentale, ve lo ricordate, comprendevano anche navigatori veneziani, ma poi Venezia disse al Portogallo: no, non mi interessa, noi abbiamo il Mediterraneo orientale, abbiamo a che fare con i turchi del Mediterraneo orientale. Così però Venezia, che era l'unico stato italiano che avrebbe potuto fare quello che stavano facendo Portogallo, Spagna e poi, come vedremo, faranno anche Inghilterra, Francia, si autoesclude, resta fuori dalle scoperte geografiche. Chiaramente l'Italia, divisa in tanti stati e staterelli, malgrado Venezia fosse uno stato ricchissimo dell'Italia, è tagliata fuori dalle scoperte geografiche, e questo sarà il declino definitivo dell'Italia, che non ha niente, non conquista niente, non gioca nessun ruolo in questa eccezionale apertura delle rotte commerciali e dello sfruttamento coloniale transoceanico. E quindi c'è da dire che appunto l'unico capitolo di storia in cui veramente il Portogallo assurge ad un ruolo fondamentale è questo, le scoperte, l'impero coloniale eccetera. Però è anche vero che l'impero coloniale portoghese non durò a lungo. L'impero coloniale, facciamo un salto in avanti nel tempo, poi dalla prossima video lezione torneremo indietro e possiamo anche vedere un po' come finisce l'impero coloniale portoghese. Prima di tutto abbiamo visto che arrivano gli ottomani. Gli ottomani non sottomettono soltanto Siria ed Egitto, gli ottomani entrano anche, l'abbiamo studiato, nella penisola arabica. Quindi i portoghesi, vi ricordate, controllavano il Golfo Persico, controllavano il Mar Rosso. Una volta che arrivano gli ottomani lì, i portoghesi dopo pochi decenni non hanno più il controllo del Golfo Persico e del Mar Rosso, perché gli ottomani, che sono anche una potenza navale, li sconfigge. Quindi i portoghesi non hanno più il monopolio delle spezie. Poi abbiamo visto la dinastia degli Avis favoriva i borghesi, favoriva i navigatori, favoriva le esplorazioni, sì, ma pur sempre una dinastia feudale e con una mentalità aristocratica era.
i portoghesi iniziano a sperperare i re portoghesi e a comportarsi in maniera molto discutibile. Spendono per esempio un sacco di soldi per le doti, pensate, per costituire le doti per due principesse portoghesi che si sposano con sovrani spagnoli. Si svenano soltanto per pagare, per pagare agli spagnoli per costituire le doti delle loro principesse che si sposano con gli spagnoli. Poi che cosa succede? Succede che proprio ci sono dei veri e propri rovesci militari. La dinastia degli Avis andrà a estinguersi, e anche questo dominio che è solo sulla costa, nel Sudafrica, in Indonesia, in molte parti, finirà di esistere. Eppure il Portogallo aveva conquistato, abbiamo visto, Malacca, le Molucche, tantissimi posti in Indonesia, Goa, Diu, ve ricordate? Goa, Dio, Calicut, Colombo in Sri Lanka e così via, Mozambico, Malindi e così via. Prima di tutto i portoghesi saranno i primi ad arrivare in Cina nel 1557. I portoghesi aprono nel porto di Macao, commerciano con la Cina, però la Cina sarà sempre molto diffidente nei confronti dei portoghesi e nei confronti di tutti i mercanti occidentali, anche perché i portoghesi portavano lì i missionari e convertivano i cinesi, e questo l'imperatore cinese non andava assolutamente giù. Alla fine i portoghesi furono cacciati e gli unici tollerati nel commercio con la Cina furono gli olandesi, l'Olanda, che ufficialmente si chiamava Province Unite. L'emergere dell'Olanda alla fine del Cinquecento va a danno proprio dell'impero portoghese, ma questo l'abbiamo già detto parlando dell'Olanda, delle Province Unite, da poco indipendenti alla fine del Cinquecento, dopo essersi ribellate a Filippo II di Spagna. Che cosa succede? I portoghesi subiscono una terribile sconfitta in Marocco nel 1578. Si stava estinguendo la dinastia degli Avis, ok? E di fatto era sul trono Giovanni III, che insieme a suo figlio Sebastiano, sapete cosa si mettono in testa? I portoghesi si erano un po' montati la testa di fare una crociata in Marocco, cioè di sconfiggere gli arabi e berberi in Marocco. I portoghesi finanziano un enorme esercito, vanno a fare questa crociata in Marocco e vengono sconfitti nel 1578, massacrati, muoiono sia il re Giovanni III sia suo figlio Sebastiano, l'unico erede è uno zio molto anziano, ma gli Avis si estinguono e, come abbiamo già detto in altre video lezioni, il Portogallo viene conquistato dalla Spagna di Filippo II nel 1580. L'impero, il Portogallo e tutti i possedimenti coloniali del Portogallo vengono conquistati da Filippo II, e il Portogallo apparterrà alla Spagna fino al 1640. Abbiamo già detto, parlando di Filippo II, che Filippo II non si interesserà minimamente dei possedimenti portoghesi, e quindi questa sottomissione alla Spagna andrà proprio a danno dei possedimenti portoghesi. Alla fine del 1500 l'Olanda, le Province Unite, hanno già strappato l'Indonesia ai portoghesi. I portoghesi in pochi anni, alla fine del Cinquecento, subiscono la concorrenza dei potentissimi olandesi, vengono cacciati, attenzione, i portoghesi alla fine del Cinquecento, da tutti i posti che occupavano in Indonesia. L'Indonesia passa, l'abbiamo già detto in altre lezioni, ma comunque per completezza lo ripetiamo anche qua, l'Indonesia passa dai portoghesi agli olandesi, i quali scacceranno i portoghesi anche dal Sudafrica, ok? Si installano gli olandesi anche in Sudafrica, che siccome sono più bravi dei portoghesi aprono una rotta diretta, pensate, dal Sudafrica, capite, fanno così, arrivano direttamente in Indonesia, mentre invece i portoghesi dovevano fare così per arrivare in
Indonesia, ok? Invece gli olandesi aprono una rotta diretta nel mezzo dell'oceano, dal Sudafrica arriva in Indonesia. Quindi i portoghesi cacciati sia dall'Indonesia sia dal Sudafrica perdono il commercio di pepe e spezie. Sarà l'Olanda alla fine del 500 a commerciare dall'Oceano Indiano in Europa in regime di monopolio il pepe e le spezie. Il Portogallo continuerà ad avere, peraltro fino al 1975, tanti altri territori coloniali, d'accordo? Per esempio il Mozambico, oppure l'Angola, oppure le isole del Capoverde, quelle cose che avevano, no, occupato per prima, ma ovviamente manterrà anche il Brasile. L'Olanda riesce a cacciare provvisoriamente i portoghesi del Brasile, ma dopo l'indipendenza che i portoghesi ritrovano dalla Spagna, si ribellano nel 1640 con la nuova dinastia dei Braganza, hanno uno scatto d'orgoglio, i portoghesi riescono a riconquistare la zona di Recife del Brasile che era stata occupata dagli olandesi, quindi manterranno comunque alcuni possedimenti coloniali, però saranno un paese sempre più in declino. Nel 600 Portogallo e Spagna saranno sostituiti come grandi potenze coloniali da altri paesi molto più moderni, come appunto la già citata Olanda, oppure ovviamente la Francia e l'Inghilterra. In Brasile i portoghesi impiantano anche lì, come avevano fatto, ricordate, a Madeira, nelle Azzorre, le piantagioni di zucchero, non il caffè. Voi pensate al Brasile il caffè, ma il caffè sarà impiantato solo nell'800, molto tempo dopo. Piantagioni soprattutto di zucchero che non decolleranno mai rispetto allo zucchero delle Antille francesi o inglesi, che vengono conquistate molte Antille da francesi e inglesi a metà del 600, ovviamente rispetto a ci provano con il cotone, ma il cotone del Brasile portoghese non sarà mai a livello di quello delle Antille francesi e inglesi, oppure ovviamente del cotone della Virginia, colonia inglese nel Nord America, che poi diventerà ovviamente Stati Uniti. Quindi abbiamo visto la fantastica costruzione dell'impero coloniale portoghese, avete visto qualcosa di veramente incredibile. Vi ricordate che i portoghesi ci mettono 90 anni dall'inizio delle loro spedizioni, ci mettono un sacco di tempo per arrivare in India, circumnavigare in Africa, ci mettono 90 anni da quando iniziano la prima spedizione all'Atlantico all'arrivo in India, però ci metteranno, come abbiamo visto, soltanto 15 anni dall'arrivo in India fino alla costruzione velocissima del proprio impero, che già nel 1515 l'impero coloniale portoghese in Brasile e in Africa e in Asia è già costituito nel 1515, ma abbiamo visto che crolla in buona parte e diventerà poco redditizio economicamente, e insomma la potenza coloniale portoghese sarà già crollata alla fine dell'Ottocento. Quindi un rapidissimo e veramente insperato, un sorprendente successo da parte di un piccolo paese come il Portogallo, sorprendente successo, però altrettanto rapidissimo crollo, insomma, dopo non più di 70-80 anni, questo impero coloniale portoghese verrà ridotto a termini molto più modesti. La prossima volta ci occupiamo di cosa succede in America dopo Colombo, o contemporaneamente ai viaggi di Colombo successivi al primo arrivano tanti altri navigatori in America, e non sono soltanto spagnoli e portoghesi, ma anche di altre monarchie europee. Arrivederci.